Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Carlo, ieri parlavamo di un arrivo di Gerry Cardinale oggi a Milano, così è stato. Questa mattina a Palazzo Marino ha incontrato Sala e oggi di nuovo in Palazzo Lombardia, quindi l'iter che avevamo vissuto noi stessi qualche settimana fa. Certamente la novità è stato riconfermato quella volontà da parte di Gerry Cardinale di riuscire ad avere un accordo di programma, ecco perché poi è andata anche a Palazzo Lombardia da Fontana, con Fontana appunto, con Sala e il Milan, un accordo di programma. Cos'è un accordo di programma? È un accordo che permette di superare i vincoli edilizi, quindi di accelerare un po' le operazioni. Grande ottimismo, io dico grande realismo, perché in questo momento non so, poi sappiamo che ci sono delle resistenze legittime, mancherebbe altro, siamo in democrazia, di consiglieri comunali della stessa parte di Sala, di cittadini della zona del Parco Sud, del Parco della Maura, e quindi dobbiamo capire. Però il fatto che sia ritornato a parlare, la novità è che fra 2 o 3 settimane, ha detto il sindaco, abbiamo bisogno di un programma per diciamo un abbozzo un Progetto. abbozzo di progetto, grazie, di progetto, perché io possa sottoporre qualcosa di concreto ai miei consiglieri, altrimenti è una cosa così, senza dei dati precisi. Quindi c'è la volontà comunque forte del Milan di poter fare il proprio stadio all'interno del comune di Milano, nonostante le ipotesi come quella di Sesto di cui parlavamo comunque anche nei scorsi giorni, Carlo. Sì, vero, però Sesto rimane non Rozzano, non San Donato, ma Sesto rimane una ipotesi, la prima ipotesi nel caso che, perché qui ogni tanto si parla di 2 o 3 settimane, sembrava 2 o 3 settimane entro la fine di aprile, adesso 2 o 3 settimane entro la fine prima sembrava entro la fine di marzo, adesso entro la fine di aprile, e le cose poi, sai, le settimane volano, in un attimo, poi arriva l'estate, sai, non aspettano altro che dire luglio, agosto, capisci? Quindi, però il fatto che Cardinale sia ritornato a ribadire queste cose avrà qualche novità, ha voluto ancora parlare col sindaco, che leggerà anche lui che c'è una grande resistenza. Io No, penso ma che quello che esatto. io penso che il sindaco, cioè che il Cardinale, non è che voglia garanzie dal sindaco, però capisce che la situazione è abbastanza complicata. Ma infatti Carlo, oggi anche in trasmissione tanti ascoltatori ci chiedevano fino a quando il Milan potrà, tra virgolette, aspettare la zona La Maura, cioè anche perché le difficoltà, come dicevi anche tu, ci sono, si vedono, no? Domenica scorsa la cordata appunto umana. Sì, sicuramente non si aspetterà tanto. Il sindaco di Sesto è tutto pronto, c'è Banca Intesa proprietaria, Banca Intesa ha messo 1 miliardo e rotti di investimento, e ovviamente è ben interessata al fatto che ci sia non solo la città della salute, ma magari anche uno stadio, perché ovviamente rientra dei suoi dei suoi investimenti. Quindi la Maura, il titolo è Milan vuole la Maura, però se poi si finirà ad andare a Sesto, in questo momento non sarei sorpreso. Ma infatti Carlo ti dico, anche tra i nostri ascoltatori, tra i tifosi, se all'inizio notavo diffidenza verso Sesto, in questo momento la noia per tutta questa attesa, diciamo che sta portando molto verso Sesto, no, della serie: "Okay, basta, pur di farlo andiamo a Sesto". Sì, penso anch'io che ormai sia questa la tendenza. Viva Milano, viva la Maura, viva la zona ancora di San Siro, se ci sarà ancora il minimo, ma io devo parlare con i consiglieri, serve il TAS, il TAR, ancora 3 mesi, poi bisogna aspettare la sentenza. Penso che Cardinale ha già capito, come poi c'è Scaroni che ovviamente di cose a livello politico ne conosce bene, c'è la volontà di Furlani, insomma mi sembra che l'obiettivo è di fare costruire presto lo stadio, al primo intoppo, se
Sala penso che giunti a questo punto ci spiacerebbe perdere le squadre milanesi a Milano, o perlomeno intanto il Milan. Sì. Quindi sarà un bel introito, anche perché quella zona lì poi sono bellissima zona, ma non dobbiamo dimenticare che se la acquisterà, perché siamo vicini all'acquisto definitivo dell'FCMA, è un'impresa, è una società di investimento edilizio, quindi cosa fa? Ha speso questi soldi per comprarli dalla Snaitech, visto che l'ippodromo si trasferirà all'inizio dell'anno prossimo a Milano, a San Siro Galoppo, per fare un comprensorio galoppo e trotto. Cosa fa? Per costruire 5 alberi? Non so, e poi riqualificare nel parco rimarranno solo alberi, ma l'FCMA ha investito per comprare gli alberi, non credo. Comunque Carlo, notizia di appunto qualche ora fa, ovviamente, noi lo stiamo registrando e di qualche minuto fa, poi i nostri ascoltatori lo vedranno alle 19, Cardinale all'uscita da Palazzo Marino ha ribadito: "Stiamo lavorando, è stato un buon incontro". Quindi comunque, nonostante Quindi c'è tutte una le dichiarazione di Cardinale? sì, c'è una dichiarazione di Cardinale, seppur Rilasciata ai breve. colleghi fuori di Palazzo Marino da Sì, stamattina? sì, esatto, di oggi pomeriggio, e quindi Perché oggi appunto pomeriggio? Fammi capire com'è andata la giornata, perché a me risultava che oggi fosse andato a Palazzo Marino stamattina, giusto? stamattina e a Palazzo Lombardia è andato oggi Esatto. pomeriggio. E le Quindi di dichiarazioni sono fuori da Palazzo Lombardia o da Palazzo Marino? Palazzo Lombardia, Ah, quindi è perfetto, quindi di tornano. poco fa. E ha detto che Esatto, è stato un quindi buon incontro con il sindaco. è stato un buon incontro all'uscita da Palazzo Lombardia, e quindi voglio dire, nonostante tutte le difficoltà che comunque noi raccontiamo, rimane questo ottimismo di Gerry Cardinale proprio su questa zona. Che alla fine è quello che si nota, proprio che il Milan spera davvero tanto di poter fare qui lo stadio. Perfetto, perfetto. Poi c'è la bella notizia, mi sembra in giornata, lo diciamo ai nostri amici, di Teo Hernandez, che dovrebbe essere o in panchina o addirittura titolare nella Francia, quindi è un'altra buona notizia, l'abbiamo lasciato con una certa con un'indisposizione. E poi l'altra notizia è che un po' lo sfogo di Kier, mi sembra l'altra notizia della giornata, che ha detto: io ho giocato la mia miglior partita contro il Tottenham, ed è vero, Sì. però adesso è stato rispettoso, è chiaro che decide l'allenatore, però io non è che sia molto contento di star fuori. Sì, certo, anche perché Carlo credo che sia umano, no, comunque non è giovanissimo Kier, quindi si augurava, ma penso sia uno sfogo proprio normalissimo, di giocare magari qualche partita in più dopo quella bella prestazione, anche perché viene da un anno veramente brutto dopo l'infortunio Kier. Certamente, lì sono le decisioni dell'allenatore, vede meglio gli altri tre, però ci sarà spazio secondo me anche per lui. Non so se già col Napoli la prima, ma con l'Empoli nel secondo ci sarà sicuramente spazio, sicuramente. Carlo, grazie. Noi ci diamo appuntamento domani con Pelle Rossonera alle ore 16, e quindi buona serata e a presto. Grazie, un saluto a tutti e vedremo come si evolverà questa cosa, che non è la campagna acquisti d'estate, non è il grande acquisto, però se pensiamo un po' più lontano ci aiuterà a È prendere dei grandi importante. acquisti. Speriamo quest'estate, ma sicuramente nelle prossime. Grazie, ciao a tutti. Ciao Carlo, grazie.